Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo un gruppo metalcore post-metal del nord Italia, piuttosto originale e con buonissime doti, purtroppo non sfruttate ancora al meglio nell'esordio. Nel metal, i gruppi che hanno un'età media piuttosto bassa possono avere caratteristiche molto diverse. Da un lato c'è chi, grazie a bravura, spontaneità giovanile ed entusiasmo, riesce a fare la differenza molto più di colleghi anziani, spesso anche vista la prospettiva più originale e meno legata agli stilemi classici con cui affrontano il genere. Dall'altro invece c'è chi per inesperienza e magari fretta di pubblicare crea prodotti ancora molto immaturi oppure scontati, senza anima, derivativi. Dove si collocano i Numenia? Come tanti altri ensemble, nella zona grigia tra questi due estremi, seppur per fortuna più spostati verso il primo. Nati nel 2018 in Nord Italia, dalle foto promozionali sembrano molto giovani, ma si rivelano già piuttosto validi. Ne è la prova l'esordio Icos. Uscito lo scorso 27 giugno, mostra un genere forse non innovativo in maniera radicale, ma moderno e personale. La base unisce un groove metal aggiornato ai giorni nostri, con ottimi influssi metalcore, anch'essi ben poco classici. Non ci sono le tipiche melodie della seconda ondata del genere, se non in rari tratti, né ritornelli puliti. Al contrario, in alcuni momenti i Numenia sfiorano il deathcore di oggi. Una sensazione aumentata anche dal cantato quasi sempre aggressivo, da growl e scream, della vocalist Vivian Nigro. Quest'ultimo è già un primo difetto per Icos. Per quanto sia molto brava, la cantante forse non è sempre in linea con la musica del gruppo, che non è sempre feroce, anzi. Sia a livello musicale che emotivo, nel disco c'è di più, merito soprattutto delle tante influenze elettroniche e soprattutto post-metal che la band schiera. Influenze sempre presenti in melodie ed echi, che danno ancor più originalità ai Numenia. In ogni caso, il loro punto debole principale non è a livello stilistico. La band nostrana dimostra il suo lato più immaturo sul fronte del songwriting. In certi momenti riesce a incidere bene, seppur ci vogliono molti ascolti per entrare all'interno della sua musica. Altrove però è un po' generico e poco incisivo. Tende a perdersi e a risultare giusto piacevole senza lasciare troppo il segno. Ne risulta perciò un album ben suonato e anche con una registrazione perfetta, curata da Richard Mates dei Lacuna Coil, ma un po' carente a livello di sostanza. E sì che la scaletta comincia in maniera molto promettente. Per esempio, la opener Blind Idols è ottima. Alterna momenti cupi e groovy davvero rabbiosi, a tratti grazie alla cantante, e aperture con pianoforte e tastiere molto poste, in un contrasto funzionante. Anche Outsider vive su un dualismo simile, tra strofe incattivite e pesanti e refrain molto melodici e pieni di emozione, che la fanno spiccare. E anche Fall Apart ha un suo perché. Esperimento molto melodico, vede Nigro sfoderare un ottimo pulito, ben mescolato con la maggior melodia rispetto alla media, per un brano che promette bene per il futuro. Non parliamo poi di The Circle. È un gioiellino facilmente riconoscibile grazie a un riffage di base insieme pesante ed espanso. È un ritornello persino catchy, almeno per gli standard del genere dei Numenia. Completano il quadro i passaggi quasi intimisti cantati ancora in pulito e l'esplosiva parte centrale per un pezzo breve e semplice ma di grande impatto. È il picco del disco con Fractures, mostra il lato più oscuro e alienante di Icos grazie alle sue influenze post e le lievi venature elettroniche che contribuiscono alla cupezza generale, davvero profonda. Poi però la scaletta declina verso l'anonimato, con alcuni pezzi che trascorrono giusto in maniera gradevole. L'unica traccia che spicca un po' è Outbreak, aggressiva al punto giusto, ma per il resto la seconda metà macina abbastanza vuoto. Per concludere, Icos è un esordio a due facce. Da un lato, per una band giovane come i Numenia va benissimo, anche visto che quest'ultimi sembrano avere margini di miglioramento enormi. Dall'altro però il gruppo dovrà lavorare molto per riuscire a sfruttarli, sia a livello stilistico, in cui magari si possono aumentare varietà di stilemi, il suo lato emotivo e la componente post-metal, sia soprattutto sul lato della scrittura. Da questo punto di vista il gruppo può fare molto meglio di così. Lo dimostra la già citata prima metà del disco. Se quegli spunti saranno portati avanti con più maturità, più consapevolezza, più idee, in futuro potremo sentire di meglio dai Numenia. Per ora sono una buona band e una prospettiva interessante, ma ci aspettiamo di sentirli in una forma molto migliore in futuro. Voto di Heavy Metal Heaven 76 su 100.
Per oggi abbiamo concluso. Se la recensione ti è piaciuta, diccelo nei commenti, oltre a mettere like e a condividere. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella delle notifiche per non perdere neppure uno dei nuovi video pubblicati ogni settimana. Puoi infine trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. Come al solito i link sono in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!